Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ducressa Santenipali SRL. Ultimo aggiornamento, 21 gennaio 2022. Cos'ha Ducressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ducressa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Ducressa? Ducressa ha un farmaco a base del principio attivo desametasone più levofloxacina, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antibatterici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Santenipali SRL. Ducressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ducressa 1 mg/ml più 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml con contagocce. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Santeno Y. Concessionario: Santenipali SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desametasone più levofloxacina. Gruppo terapeutico: corticosteroidi più antibatterici. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: Ducressa collirio, soluzione ha indicato per la prevenzione e il trattamento dell'infiammazione e per la prevenzione dell'infezione associata all'intervento chirurgico per cataratta negli adulti. Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Posologia: dopo l'intervento chirurgico, instillare una goccia nel sacco congiuntivale ogni 6 ore. La durata del trattamento è di 7 giorni. Fare attenzione a non interrompere anticipatamente la terapia. Se si dimentica una dose, il trattamento deve essere proseguito assumendo la dose successiva come pianificato. Dopo una settimana di trattamento con Ducressa collirio si raccomanda di rivalutare il paziente per stabilire se è necessario proseguire con la somministrazione di un collirio a base di corticosteroidi in monoterapia. La durata di questo trattamento può dipendere dai fattori di rischio del paziente e dall'esito dell'intervento chirurgico e deve essere stabilita dal medico dopo un esame con lampada a fessura e in base alla gravità del quadro clinico. Un trattamento di follow-up con collirio a base di steroidi non dovrebbe di norma superare le 2 settimane. Fare comunque attenzione a non interrompere anticipatamente la terapia. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ducressa nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. L'uso di Ducressa non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Pazienti anziani. Non c'è necessità di modificare la dose nei pazienti anziani. Uso nella compromissione renale/epatica. Ducressa non è stato studiato nei pazienti con compromissione renale/epatica e pertanto, Ducressa deve essere utilizzato con cautela in questi pazienti. Modo di somministrazione. Uso oftalmico. Una goccia deve essere somministrata nel canto laterale applicando, nel contempo, una pressione a livello del canto mediale per evitare il drenaggio delle gocce. I pazienti devono essere istruiti a lavarsi le mani prima dell'uso e a evitare il contatto con la punta del contenitore e l'occhio o le aree circostanti, in quanto ciò potrebbe causare lesioni oculari. Inoltre, è necessario informare i pazienti che le soluzioni oftalmiche, se maneggiate in modo improprio, possono venire contaminate da batteri comuni in grado di causare infezioni oculari. L'uso di soluzioni contaminate può arrecare gravi danni all'occhio e successiva perdita della vista. L'occlusione nasolacrimale mediante compressione dei dotti lacrimali può ridurre l'assorbimento sistemico. In caso di trattamento concomitante con altri colliri, le instillazioni devono avvenire a distanza di 15 minuti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo levofloxacina o ad altri chinoloni, al desametasone o ad altri steroidi, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Herpes simplex, cheratite, varicella e altre malattie virali della cornea e della congiuntiva. Infezioni oculari da micobatteri causate, ad esempio, da bacilli acido resistenti quali Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae o Mycobacterium avium. Micosi delle strutture oculari. Infezioni oculari purulente non trattate. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti oculari. Ducressa è esclusivamente per uso oftalmico. Ducressa non deve essere somministrato per iniezione sottocongiuntivale.
La soluzione non deve essere introdotta direttamente nella camera anteriore dell'occhio. L'uso prolungato può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Dato che dopo somministrazione oculare le concentrazioni massime nel plasma di levofloxacina e desametasone sono almeno 1000 volte inferiori a quelle riferite dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ducressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ducressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di desametasone più levofloxacina in gravidanza non sono disponibili o sono in numero limitato. I corticosteroidi attraversano la placenta. L'uso prolungato o ripetuto di corticosteroidi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Come con qualsiasi altro collirio, un offuscamento transitorio della vista o altri disturbi visivi possono pregiudicare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In caso di offuscamento della vista, il paziente deve attendere che la vista ritorni nitida prima di mettersi alla guida o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. 438 pazienti sono stati trattati con Ducressa nell'ambito degli studi clinici. Non si sono verificate reazioni avverse gravi. Le reazioni avverse non gravi più A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La quantità totale di levofloxacina e desametasone 21, fosfato contenuta nel flaconcino di Ducressa è troppo esigua per indurre effetti tossici dopo un'assunzione accidentale. In caso di sovradosaggio topico il trattamento deve essere interrotto. In caso di irritazione prolungata, sciacquare l'occhio/gli occhi con acqua sterile. La sintomatologia dovuta a ingestione accidentale non è nota. Il medico può considerare la lavanda gastrica o l'emesi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antinfiammatori e antinfettivi in combinazione, corticosteroidi e antinfettivi in combinazione. Codice ATC S01C01. Ducressa ha una combinazione fissa di due principi attivi: levofloxacina e desametasone. Levofloxacina. Proprietà farmacocinetiche. L'instillazione oculare di Ducressa comporta l'assorbimento di entrambi i principi attivi nei tessuti oculari e, in misura molto minore, nella circolazione sistemica. Nei conigli, dopo instillazione oculare, le concentrazioni plasmatiche, dati preclinici di sicurezza. Gli studi sulla tossicità oculare per dosi ripetute condotti nei conigli con la combinazione fissa di levofloxacina/desametasone per un periodo di 28 giorni hanno evidenziato tossicità sistemiche attribuibili a effetti. Elenco degli eccipienti: sodio di idrogeno fosfato monoidrato, disodio fosfato dodecaidrato, sodio citrato, benzalconio cloruro, sodio idrossido/acido cloridrico, per la correzione del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.